Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di aprile 2023. Grazie. Abbiamo la carta della Luna, amici del Toro. La carta della luna è una carta di introspezione, è una carta che è collegata al subconscio ed è una carta che parla anche di sentimenti e momenti di nostalgia, piuttosto che di emozioni, sensazioni, questioni, scusate, abitudini o anche persone che tornano dal passato. Vediamo se ce la faccio. Ok. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi nello specifico di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate una guida che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi che inizierà a maggio 2023. Troverete il link alla sezione degli abbonamenti, perché nella video degli abbonamenti parlerò principalmente di crescita spirituale, di metafisica, insomma, per chi vuole approfondire un po' di più l'argomento, invece di avere sempre solo delle pillole qui e lì. E trovate sempre nella descrizione del video la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, ragazzi, 2 di spade, 4 di bastoni, 9 di spade, cavaliere di spade, asso di spade, 5 di spade, 3 di bastoni. Devo dire che non mancano le spade. Allora, il 2 di spade è una carta che sì, in un certo modo sento collegata con la luna, è una carta di introspezione, una carta che anche qui in effetti è rappresentata con la luna, è una carta che vi dice che c'è bisogno di guardare dentro e che ci sono dei dubbi interni, probabilmente siete davanti o avete dovuto affrontare una scelta, ma comunque c'è sempre una sorta di dubbio presente in voi e vi dirò che con questo 4 di bastoni al contrario, sì, insomma, tanta stabilità non la sento. Anzi, vi dirò che vedendo poi questo cavaliere di spade, scusate, questo 9 di spade, c'è parecchia preoccupazione. Mm. Qui c'è qualche cosa che non è più sotto controllo. Adesso poi lo andiamo a vedere, ma mi è arrivata questa cosa. Abbiamo anche un cavaliere di spade, ragazzi, quindi o qualcuno si sta dando alla fuga o vorreste fuggire o semplicemente pensate a qualcuno che è scappato, perché avendo anche un 4 di bastoni al contrario, come la sensazione che vi sia rimasto il dubbio del perché non abbia funzionato qualche cosa. Adesso poi lo andiamo a vedere con i miei tarocchi, mi scriverete anche voi nei commenti come vi vibra. Poi terminiamo con un asso di spade, il 5 di spade e il 3 di bastoni al contrario. Quindi l'asso di spade parla di un taglio, ok? Quello che probabilmente qui non si riusciva a fare con il 2 di spade perché è sempre il bivio, il dove vado. Nell'ultima parte del mese sento che si inizierà a fare chiarezza mentale in questo senso. Andiamo a vedere carta per carta. Appeso. Mm. Sì, qui è come se foste in fase di meditazione verso metà mese, mi verrebbe da dire. La carta dell'appeso da un lato indica la fine di un periodo, la fine anche della sofferenza per qualcuno, la fine di uno stato d'animo sempre abbastanza lunatico, altalenante. Ve lo dico perché la regina di coppe anche ha quell'influsso energetico un po' così, no? Che è tipico anche un po' del segno del cancro, perché anche il cancro è collegato comunque alla luna. Andiamo a vedere il 4 di bastoni.
Re di spade, cavaliere di coppe, 7... 7 di spade, abbiamo il carro e l'asso di denari. Ragazzi, qui ho come la sensazione che qualcuno abbia parlato troppo e insomma con questo 7 di spade le aspettative si siano, diciamo, gonfiate un po' più di quello che voi poteste aspettarvi, o letteralmente qualcuno è come se vi avesse fatto o vi farà una proposta, una, diciamo, anche dichiarazione, però poi alla fine il punto è che questa persona scappa, va per altre vie. Potrebbe essere anche semplicemente che questa persona lavori per, scusate, che viaggi per lavoro, perché c'è comunque un nuovo inizio, c'è un asso di coppe, ma qui c'è qualche cosa che non è stabile con questo 4 eh, di bastoni al contrario. E vedendo comunque che c'è un re di spade, che è comunque una persona molto mentale, che programma, che pensa più che sentire, considerato che abbiamo anche un 7 di spade, che è una carta che parla di mezze verità, di cose non dette, di qualcuno che direbbe qualsiasi cosa per ottenere quello che vuole, non so, come la sensazione che non ve la raccontino giusta. Andiamo a vedere il 9 di spade. Mm, mm. Morte diavolo, ragazzi. Cos'è che vi preoccupa? Perché qua, tra la luna come energia di base, tra questo diavolo che condiziona le ansie, le preoccupazioni, le cose da dover cambiare, le cose da dover tagliare. Credo che siate voi che a un certo punto vorrete scappare. Fatemi vedere il cavaliere di spade, perché qui la pressione è tanta, eh? Mm. Sì, avete anche la temperanza al contrario, quindi o qualcuno qui è impaziente. Mm. Ragazzi, allora fate attenzione perché se avendo il re di spade, il sette di spade, queste due carte, questa carta, c'è una sorta, potrebbe esserci per qualcuno una sorta di forzatura, come se qualcuno tentasse un po' di forzarvi, di mettervi fretta. C'è una sorta di impazienza, di troppa velocità. Potreste anche essere voi, o potrebbe essere l'altra persona che per ottenere un certo tipo di stabilità tende a forzare le cose e da lì il condizionamento e l'attitudine che bisogna tagliare, perché è proprio quello che vi preoccupa. Probabilmente avete paura di non riuscire a raggiungere il risultato per questioni che vi ritornano in mente dal passato e quindi avete questa sorta di pressione, di fretta. Andiamo a vedere l'asso di spade. Potreste essere voi o potrebbe essere l'altra persona. 9 di spade nuovamente che avete già qui e 8 di bastoni. Mm. C'è qualcosa che appunto vi preoccupa e voi non lo comunicate. Quando c'è... Ah, no, scusate, è la comunicazione che vi preoccupa. È la comunicazione poco chiara con questa persona che vi preoccupa. Le proiezioni. Vedo questo gruppo di carte, mi vengono in mente i sogni condivisi. I sogni condivisi sono una tecnica di manipolazione, ovvero quando vogliono, tra virgolette, agganciarvi, ehm, buttano tipo un amo. Vi faccio un esempio giusto per farvi capire. Pensa, non so, voi dite, esprimete il fatto che vi piacerebbe vivere al mare. Mm? L'altra persona vi dice, pensa come sarebbe bello vivere al mare. Ok? Quello è un amo, perché in realtà non ha detto pensa come staremmo bene insieme a vivere al mare, ma ha detto la frase in terza persona, pensa come sarebbe bello vivere al mare, non ha detto insieme, ok? Però automaticamente nella testa dell'altra persona parte insieme, non si sa come,
qualcuno lo infila questo insieme ed è da lì la proiezione. Ok? Quindi fate sempre attenzione bene anche a come l'altro si esprime, a quello che si dà per sottinteso. Andiamo a vedere il 5 di spade perché anche il 5 di spade è una carta mentale, di confusione mentale, di lotte sterili della mente, di litigi, di pettegolezzi. Non è una carta proprio carina. Re di bastoni al contrario e giudizio, ragazzi. Ho l'idea che stiate aspettando che questo re di bastoni si faccia vivo. Guardate, potrebbe essere la stessa persona del re di spade, ma per qualcuno potrebbe anche essere una persona diversa, perché comunque, sì, ce la faccio. Comunque qui c'è un prima e un dopo, con questo asso di spade. È sempre qualcosa che riguarda la comunicazione, comunque. Qui bisogna pulire la comunicazione. Anche questa è una carta di chiamata di comunicazione, può essere la chiamata di tipo divino, quindi la presa di consapevolezza, o la comunicazione di qualcuno che è nel passato. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Mm. Ragazzi, è come se ci fosse qualche questione da guarire dentro di voi e vi dico che a livello mentale, perché qui avete tanto condizionamento mentale, come se con questo asso di spade arriverete a trovare la chiarezza mentale e un miglior modo di comunicare anche voi stessi, cioè se, scusate, se sono gli altri che comunicano a metà, arriverete ad un certo punto dove sarete voi a dire per me è così, punto. Questo vi dico che potrebbe creare questo 5 di spade, quindi questi battibecchi, potrebbe esserci sì qualche, diciamo qualche screzio, però ho anche la sensazione che qui ci sia da parte vostra l'attesa che sia l'altra persona a fare il primo passo. Qui un po' il consiglio che vi vogliono dare le carte è di guarirvi, ragazzi, di uscire da questo momento luna prima di, diciamo, riformulare i pensieri e le azioni, perché con l'asso di spade si riformulano i pensieri, con l'asso di bastoni si passa all'azione, ok? Mm. E vi dirò che per qualcuno, vedendo se fosse una relazione di coppia, qui ci potrebbe essere stata una questione che vi ha fatto perdere la fiducia nell'altra persona e da lì ecco perché questo 4 di bastone al contrario. Nonostante l'altra persona comunque continui ad arrivare, la vostra preoccupazione io credo che sia sulla sincerità di questa persona. Perché? Perché manca la comunicazione, perché la comunicazione è scarsa, è intermittente, è superficiale. Voi non comunicate quello che vi preoccupa, l'altra persona non è onesta, non vi dice tutto, è come se non fosse trasparente. Da lì di nuovo tutte queste lotte, queste discussioni e la paura anche un po'. Però col giudizio vi dico, secondo me avrete più chiare certe cose alla fine di aprile e le carte quello che vi consigliano è di non pensare troppo al futuro in questo momento, ma di concentrarvi su voi stessi, sulle persone che vi circondano, su tutto il bene che le persone che vi circondano vi possono dare, cercate di rimanere leggeri, allegri. Vi dicono fondamentalmente anche di partecipare a un seminario, dei corsi, delle feste, dei gruppi, mi verrebbe da dire dei gruppi di distrazione, come se aveste bisogno di distrarvi da questo momento pesante, perché comunque c'è un diavolo, eh? E se, come vi dicevo un po' di tempo, cioè un po' prima, c'è qualche cosa che ha a che vedere con la fretta, ecco, prendete tempo. Quando c'è fretta c'è sempre una sorta di forzatura, no?
Andiamo a vedere un oracolo ancora. Sì, giustamente, carta numero 23 e parla delle vibrazioni dei pensieri. Parla di scelte risonanti, cioè c'è una carta nei tarocchi di Osho, mi sembra che sia il 10 di coppe. Comunque, è una carta che fa vedere che c'è un delfino, una sorta di fascia di luce che parte dal cuore e va nella mente. Ci sono dei delfini. Ed è un po' quello. L'essere coerenti con se stessi vuol dire pensare in un modo, parlare nello stesso modo, cioè in linea con quello che si pensa e agire anche in quel modo. Quindi nel momento in cui voi, vi faccio un esempio, state facendo un lavoro di manifestazione e dite, ipotesi, voglio manifestare una coppia e poi non fate niente, cioè un partner o voglio manifestare quella cosa lì all'interno del partner e poi però non fate niente per iniziare a muovere l'algoritmo energetico dell'universo, è come se ci fosse solo una idea che si ferma qui, si ferma ai piani alti, non si concretizza. E questa carta vi dice anche di stare attenti ai segnali, ok? Perché in base a come voi sintonizzate i vostri pensieri, arrivano poi i segnali. L'universo si muove fondamentalmente. Anche i pensieri, non solo le parole, creano vibrazioni, ok? Quindi sarebbe utile controllare i pensieri che fate perché è quello che manifestate. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, se sì potete farmelo sapere con un like, con un commento, con un'iscrizione, con la condivisione, da oggi potete anche abbonarvi al canale, ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao!